Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vedremo insieme come realizzare questo copricellulare di Winnie the Pooh. Il video è in collaborazione con la Walt Disney Studios Italia in occasione dell'uscita del film Ritorno al Bosco dei 100 acri. Il copricellulare è uno di questi a bustina, è semplicissimo da realizzare e dietro si chiude con il bottoncino e l'asola. E abbiamo fatto anche il forellino per il caricabatterie. Per fare il copricellulare io ho utilizzato un filato di cotone grosso e un uncinetto da 4 mm. Se avete bisogno di adattare la misura, perché vedete che con i punti che vi do e il vostro filato, per esempio, vi viene un copricellulare troppo grande, cambiate l'uncinetto, quindi utilizzate un uncinetto di mezzo punto più piccolo, o al contrario, se vedete che lo schema vi dà un risultato troppo piccolo. Nel tutorial, come sempre, vedremo insieme tutti i passaggi e quindi non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per realizzare il copricellulare ci serviranno filati di cotone o lana da lavorare con un uncinetto da 5 mm, un filato di cotone sottile di colore marrone, una forbice, un ago da lana, un uncinetto da 2 mm e un uncinetto da 4 mm. Con il filato giallo e l'uncinetto da 4 mm prepariamo un nodino iniziale e lavoriamo 12 catenelle più una, 2, 3, 11, 12 più una. Ed ora cominciamo a lavorare dalla seconda catenella dell'uncinetto e sul filetto dietro, quindi su questo filo dietro che passa, e lavoriamo 5 punti bassi, un punto in ogni punto, 2, 3, 4, 5. Lavoriamo 2 catenelle e saltiamo 2 punti di base e ricominciamo a lavorare dal terzo punto altri 5 punti. 1. Questo che abbiamo creato è il fondo del copricellulare, quindi dovrebbe avere più o meno la larghezza del nostro cellulare, e questo foro che ho fatto qui al centro è per il caricabatterie. Se voi non avete il caricabatterie sotto, non fatelo, lavorate tutti i punti, un punto in ogni punto. Ora che abbiamo creato la base del nostro copricellulare, cominciamo a lavorare a spirale intorno per creare appunto il copricellulare. Lavoriamo una catenella e giriamo il lavoro. E in questo primo giro cominciamo lavorando 11 punti bassi, un punto in ogni punto, 5, e quando arriviamo al forellino possiamo lavorare i 2 punti bassi direttamente nel foro. E riprendiamo, e 11. E nell'ultimo punto basso lavoriamo un aumento, quindi 2 punti, 1, 2. Ed ora cominciamo a lavorare nella parte sotto delle catenelle iniziali. Qui lavoriamo nella prima un aumento, ora lavoriamo 10 punti bassi, 1, 10, e nell'ultimo punto lavoriamo un aumento, 1 e 2 punti, e terminiamo il giro lavorando un altro punto nel primo punto che abbiamo lavorato del giro. Quindi qui avevamo lavorato il primo punto, qui lavoriamo un altro punto, e così termina il primo giro. Da qui in avanti lavoreremo a spirale e quindi vi consiglio di marcare l'inizio del giro con un filetto o con un segnapunti. Nel secondo giro lavoriamo 3 punti bassi, 1, 2, 3, 4 mezzi punti alti, 1, 2 e 21 punti bassi.
1. Nel terzo giro lavoriamo 2 punti bassi, 1, 2, 6 mezzi punti alti, 1, 6, 18 punti bassi, 1, 2 e 18. Il 18° punto lo chiudiamo con il nuovo colore. Infatti da qui in poi cominciamo a lavorare anche con il rosso. Quindi prepariamo il filo rosso e chiudiamo il 18° punto con il rosso. E terminiamo il giro lavorando 2 punti bassi con il rosso. E nel frattempo nascondiamo le codine. 1 e 2. Quindi prendiamo sia la codina di filo rosso che il filo giallo all'interno della lavorazione, così. Il filo giallo non lo tagliamo perché lo riutilizzeremo più avanti. Nel quarto giro lavoriamo 2 mezzi punti alti e continuiamo a nascondere i fili. 1, 2, 6 punti bassi, 1, 6 e terminiamo il giro lavorando 20 mezzi punti alti. 1, nel quinto giro lavoriamo 3 mezzi punti alti, 1, 2, 3, 4 punti bassi, 1, 2, 3, 4 e terminiamo il giro lavorando 21 mezzi punti alti. 1. Nel sesto giro lavoriamo 28 punti bassi, un punto in ogni punto. Nel prossimo giro lavoriamo 7 punti con il rosso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e chiudiamo il settimo punto con il giallo. Quindi riprendiamo il filo giallo che avevamo lasciato da prima e chiudiamo il settimo punto. E lavoriamo un punto con il giallo in costa, che vuol dire prendendo solo la mezza catenella dietro del punto. Ed essendo l'unico punto giallo, chiudiamo questo punto con il filo rosso. E terminiamo il giro lavorando un punto in ogni punto normalmente con il rosso. Nell'ottavo giro lavoriamo 6 punti con il rosso, 1, 6 e il sesto punto lo chiudiamo con il giallo perché cambiamo colore, quindi prendiamo il filo giallo e chiudiamo il punto. Diamo al filo giallo sufficiente spazio, quindi sufficiente lunghezza per poter essere lavorato nei prossimi punti. Ed ora lavoriamo 3 punti con il giallo. Il primo lo lavoriamo in costa e nel frattempo nascondiamo le codine di rosso e di giallo. Il secondo lo lavoriamo normalmente e il terzo lo lavoriamo in costa e lo chiudiamo con il filo rosso. In questo modo. Dietro i fili vengono nascosti dentro i punti bassi e terminiamo il giro lavorando un punto in ogni punto con il rosso. E continuiamo con questo tipo di lavorazione. Nel nono giro lavoriamo 5 punti con il rosso, 5 punti con il giallo e il primo e l'ultimo li lavoriamo in costa e poi terminiamo il giro con il rosso e nel 10° giro lavoriamo 4 punti con il rosso, 7 punti con il giallo e come prima il primo e l'ultimo li lavoriamo in costa e terminiamo il giro lavorando un punto in ogni punto con il rosso.
Nell'11° giro lavoriamo 3 punti con il rosso, 1, 2, 3, e il terzo punto lo chiudiamo sia con il filo rosso che con il filo giallo, quindi andiamo a prendere anche il filo giallo, sempre dandogli lo spazio per poi nascondere il filo, e prendiamo tutti e due i fili, sia quello giallo che quello rosso, e questo punto lo chiudiamo estraendo tutti e due i fili. Così, in questo modo abbiamo sia l'asola gialla che l'asola rossa. Ed ora l'asola rossa la allarghiamo e la teniamo qui per dopo, e prendiamo l'asola gialla. Anche il filo rosso lo lasciamo qui sul davanti, tutto il rosso resta qui in sospeso. E continuiamo a lavorare con il filo giallo. Nel prossimo punto lavoriamo un punto con il giallo in costa, quindi prendendo solo la mezza catenella dietro. Ora lavoriamo 7 punti bassi normalmente, 1, e terminiamo il giro lavorando un punto in ogni punto in costa, quindi lavoriamo in costa prendendo solo la mezza catenella dietro del punto fino alla fine del giro. Nel 12° giro lavoriamo 3 punti in costa, 1, 2, 3, e 25 punti normalmente. Terminato il 12° giro, apriamo un po' l'asola e lasciamo un attimo in sospeso il giallo. Riprendiamo il filo rosso. Con il filo rosso, utilizzando tutte le mezze catenelle non lavorate dei punti che abbiamo lavorato in costa, lavoreremo il bordo della maglietta. Lavoriamo una catenella e cominciamo a lavorare dal punto successivo, quindi qui, nella mezza catenella non lavorata, e lavoriamo un punto in ogni punto. Qui vado nella riga sotto e lavoro un punto, e così via. Andiamo nella riga sotto e nel punto d'angolo qui lavoriamo 2 punti bassi per creare la curva, e continuiamo lavorando un punto in ogni punto tutto intorno. E una volta lavorato tutto il giro e tornati al primo punto, tagliamo il filo un po' lungo infiliamo il filo in un ago da lana e creiamo la chiusura invisibile, quindi entriamo in tutta la catenella del primo punto basso che abbiamo lavorato e retrocediamo al centro della catenella dell'ultimo punto lavorato. In questo modo creiamo una catenella aggiuntiva e non si vede il punto in cui abbiamo chiuso. Qui sotto facciamo un nodino, facciamo passare il filo e annodiamo e passiamo il filo all'interno della lavorazione e lo nascondiamo attraverso i punti, così, e tagliamo. Da qui in poi riprendiamo a lavorare solo con il giallo punto su punto per tutte le righe che vi servono per l'altezza del vostro telefono. E questo è il risultato una volta che abbiamo lavorato tutti i giri che servono per rivestire completamente il nostro cellulare. Io ho lavorato fino al 27° giro ed ora vediamo come fare l'ultimo giro per creare la chiusura. Lavoriamo 10 punti, 1, 10, ed ora lavoriamo una catenella lunga quanto basta per agganciare l'asola al bottoncino che metteremo dietro. 1, io per esempio ne ho lavorate 10 ed ora chiudiamo queste catenelle alla base dell'ultimo punto basso che abbiamo lavorato con un punto bassissimo, così,
e ricominciamo a lavorare un punto in ogni punto fino alla fine del giro. Terminato il giro, lavoriamo un punto bassissimo e tagliamo il filo. E come prima creiamo la chiusura invisibile, quindi entriamo in tutta la catenella del prossimo punto e rientriamo nella catenella centrale del punto bassissimo che abbiamo appena lavorato. Così. In questo modo abbiamo la miglior finitura che possiamo avere. Qui dietro facciamo un nodino e perdiamo il filo. Per le orecchie realizziamo un cerchio magico e nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi. 1, 6. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. La lavorazione come prima è a spirale, quindi vi consiglio di mettere un marker all'inizio del giro. Nel secondo giro lavoriamo 6 aumenti, quindi in ogni punto lavoriamo 2 punti. E termineremo il giro con 12 punti. Nel terzo e nel quarto giro lavoriamo questi 12 punti punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Nel quinto giro la ripetizione che ripetiamo è un punto, una diminuzione e per la diminuzione prendiamo solo la mezza catenella verso di noi dei 2 punti successivi, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto e ripetiamo per tutto il giro un punto, una diminuzione e termineremo con 8 punti. Terminato il giro tagliamo il filo un po' lungo. E come questa orecchietta ne lavoriamo un'altra esattamente identica. Per il naso, con il filo marrone prepariamo un nodino iniziale e lavoriamo 3 catenelle. Ed ora a partire dalla seconda catenella dell'uncinetto lavoriamo 2 punti bassi, un punto in ogni punto. Lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 2 aumenti, quindi 2 punti in ogni punto. Lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo un po' lungo. E il nasino è pronto. Per gli occhi, come per le orecchie, lavoriamo in un cerchio magico e nel primo giro lavoriamo 8 punti bassi. Tagliamo il filo un po' lungo e facciamo la chiusura invisibile come abbiamo imparato. Con degli spilli posizioniamo gli occhi e il naso e con un ago cuciamo. Per cucire gli occhietti lavoriamo un punto sul giallo, quindi prendiamo un punto sul corpo, diciamo, e un punto sull'occhio e passiamo sotto le catenelle dei punti bassi, così. Entro nel successivo e faccio il nuovo punto e continuo così tutto intorno. E quando siamo soddisfatti del risultato facciamo uscire questi 2 fili dallo stesso foro, li annodiamo e li perdiamo. E allo stesso modo cuciamo il naso. Prendiamo un punto sul giallo e un punto sul naso, così, un punto sul giallo e un punto sul naso. E il filo di inizio lavoro lo mettiamo all'interno per dare un po' di spessore al naso, un po' di bombatura. E cuciamo. E una volta cucito bene tutto intorno, facciamo un nodino sotto un po' nascosto e nascondiamo il filo all'interno del naso. Mi raccomando, state attenti a prendere solo una parte in maniera da tenere aperta l'apertura. Posizioniamo anche le orecchie con uno spillo e vi consiglio di cucirle con dentro il cellulare in maniera da vedere proprio bene come le state cucendo e dove, e con qualche punto le cuciamo. Quindi anche in questo caso un punto sulla testa e un punto nelle orecchie. In questo caso prendiamo tutti e 2 i lati, quindi sia il punto sotto che il punto sopra, così. E cuciamo. E andiamo avanti così, un punto nella testa
un punto nelle orecchie prendendo tutti e due i lati, fino a cucire bene tutto l'orecchio. In questo modo. E quando siamo soddisfatti, sul retro facciamo un nodino e come al solito perdiamo il filo attraverso la lavorazione. E questo è il risultato una volta che abbiamo cucito bene tutti i pezzi. Con un po' di filo marrone sottile ho ricamato la bocca e con un po' di bianco ho dato luce agli occhi. E chiaramente dobbiamo attaccare il bottoncino dietro. E il copricellulare è pronto. Io devo dire che sono molto soddisfatta del risultato, è semplice ma nella sua semplicità è decisamente Pooh. E da stasera finalmente è nelle sale Ritorno al Bosco dei 100 Acri e quindi tutti a vedere questo nuovo film, questa nuova versione di Pooh e questa nuova versione di Christopher Robin. Non vedo l'ora di vedere tutte le vostre foto sulla mia pagina Facebook o in Instagram e di leggere i vostri commenti qui sotto. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo video, se vi è piaciuto mettete un bel like e condividete e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ed io come sempre vi mando un grande abbraccio, un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!